Acqua e gelo non rimangano in cielo, dice un vecchio proverbio. E in effetti l'inverno in questi giorni è arrivato. Un'eruzione artica ha spazzato via le temperature primaverili che hanno caratterizzato il mese di novembre. Adesso siamo piombati in pieno inverno, le giornate sono più fredde, salvo oggi che è una giornata accettabile dal punto di vista delle temperature. I fiumi sono fermi, quindi abbiamo deciso di pescare, di fare una sessione di pesca di bolognese in un laghetto. In questo laghetto particolare perché è caratterizzato da sponde wild, molto bello e suggestivo, ma soprattutto popolato da una fauna ittica molto interessante. Io direi di iniziare a pescare e vedere un attimino che risposta ci daranno i pesci. Pescheremo a bolognese leggera, galleggiante di 0,75 grammi, terminale sottile nell'ordine dello 0,09 mm, amo del numero 25 privato dell'ardiglione innescato con un singolo bigattino. L'amo privo di ardiglione, oltre a facilitare le operazioni di slamatura dei pesci, garantisce anche una maggiore vitalità all'innesco, soprattutto in queste giornate fredde dove il bigattino è pressoché rattrappito, passatemi il termine, la vitalità è molto bassa. Possiamo avere una buona vitalità con le temperature esterne, ma appena toccherà l'acqua si immobilizzerà. Ecco, grazie all'amo senza ardiglione si facilita questa tipologia di mobilità, si rende il bigattino leggermente più libero proprio perché l'innesco non è viziato dall'ardiglione stesso. Collegamento lenza madre terminale con il classico nonodo di stonfo per garantire un carico di rottura al 100%, anche perché possiamo incappare in pesci importanti che in questo periodo non avranno una difesa come la potevano avere un mese fa, però sono comunque pesci che la loro vitalità ce l'hanno e come. Appena siamo arrivati in questo laghetto abbiamo subito notato dei cavedani a galla, nonostante le temperature magari si sono un attimino invogliate a salire, data la giornata, ripeto, con totale assenza di vento e non fredda ma fresca. Quindi ho iniziato a pescare preciso sul fondo con una lenza molto morbida in modo da andarli a cercare in calata. Non ho visto niente, quindi a quel punto ho deciso di appoggiare parte del terminale lungo circa 50 cm, ho dato un appoggio di 20 cm e sono iniziate le abboccate. Pescheremo sulla linea dei 10 metri, abbiamo una profondità di circa 4,50 m, impiegheremo come già detto un galleggiante di 0,75 e una spallinata aperta realizzata con pallini del numero 10 a tarare perfettamente il galleggiante. Le operazioni di misurazione del fondo devono essere fatte con la massima perizia. Andiamo a cercare, qualora ci fosse qualche scalino, qualche dosso, molto meglio
lo scalino, perché sarà al di là di quello che dovremo pescare. In questo periodo dobbiamo andare a cercare le postazioni più profonde dello specchio d'acqua. Pasturazione preventiva fatta di bigattini sfusi. Ho portato con me anche qualche caster, perché in questo invaso ci sono anche dei cavedani che magari possono essere ingolositi dal famoso bigattino morto. Ecco, in questo caso un altro bel cavedano che si è fatto ingolosire da un singolo bigattino innescato per la sua metà su un piccolo amo del numero 25. Sono pesci molto scaltri, già in corrente, figuriamoci pescarli nell'acqua ferma. Come possiamo vedere, il pesce era perfettamente in pastura. Molto spesso gli accessori della ditta Stonfo di Firenze sono realizzati con la massima qualità, maestria e precisione, ma soprattutto lungimiranza. Questo perché? In questo momento io sto utilizzando la Servidora di Stonfo, che è stata appunto creata in origine per il surf casting. Come possiamo vedere è eccezionale anche come piatto porta accessori e porta esche, anche perché tutte queste fessure, questi spazi ricavati, oltre a tenere fermo il tutto, garantiscono di avere sempre il materiale sotto mano, e questa è una cosa molto importante durante la sessione di pesca, perché ci garantisce un certo comfort appunto nel passare la giornata di pesca. Ho tutto sotto mano: piombi, ami, slamatore, il levapiombo, la confezione di gommini per galleggianti, scatolina baby magnete porta ami, fionda, vaschette porta esche. Come possiamo vedere ho veramente tutto sotto mano. Quando l'avversario è il cavedano o comunque pesci difficili in generale, dobbiamo rasare perfettamente la sporgenza che deriva dalla legatura dell'amo. Questo perché? Perché se la lasciamo troppo lunga, talvolta funge come una sorta di timone nella discesa dell'esca verso il fondo, o comunque anche nel comportamento dell'esca sul fondo.
e questo su pesci difficili può fare la differenza in negativo. Quindi andiamo a rasare perfettamente tramite un accessorio molto tagliente la sporgenza del filo che fuoriesce dalla legatura del lamo. Talvolta, nonostante si pensi di essere perfetti, del tutto perfetti non lo siamo. Una bella camicia fatta da un cavedano e non ho visto nemmeno muovere il galleggiante. Ormai è più di un'ora che non vediamo nessun cenno, ma questo è normale quando ti vai a confrontare, soprattutto nel periodo invernale, con pesci difficili come possono essere i cavedani. Torneremo sicuramente in questo specchio d'acqua molto bello ed affascinante, ma soprattutto tecnico e ricco di pesci dei tempi che furono.